Allora, questo villaggio viene chiamato Borgo Fantasma perché 330 anni fa ci fu una vera e propria strage. Viene chiamata la strage degli Alberti. È una storia vera, è una storia d'amore tipo Giulietta e Romeo. Ora si dice quando una persona muore di morte crudele, il corpo muore, ma l'anima? E tra l'altro ti cambia un po' la vita, ti ruba un po' tutto, perché poi è come se questa è una fidanzata che non può lasciare mai da sola. Ti innamori del posto, ti innamori della storia e anche delle persone che ci vivono. Non volevo fare una vita infelice e quindi comunque ho scelto appunto questo lavoro perché mi rende felice, sono sempre grata perché la parte più bella del mio lavoro è che incontro gente da parte di tutto il mondo. Ciao. Piacere. Piacere. Maca. Maca. E qual è stato il suo più grande cambiamento nella vita? Per me è la più bella cosa è qua, eh. Sì? Tornare qui è stato Sì. la cosa più bella. Non vedevo l'ora di andare in pensione io. E sono arrivato io dal Veneto per raccontare il cambiamento di questo luogo e di soprattutto queste persone. Cosa spinge queste persone a scegliere questo stile di vita, questo luogo e provare appunto a cambiare e ridare vita. Eccoci qua, guardate che vista. Siamo nei ruderi del castello del Marchese di Pentidattilo. Ho già parlato con un po' di persone che mi hanno raccontato qualcosa riguardo il vivere in questo posto, in questi luoghi. In questo paese ci sono solo 3 abitanti stabili e fino ad ora non ho parlato con loro. Vedrò se riesco a beccarne uno. Però comunque anche i 2 lavoratori delle botteghe che ci sono qui mi hanno raccontato qualcosa, la storia, ma del vivere in un posto come questo, tra le montagne, sotto queste montagne particolari, queste 5 creste, come se fosse una mano. Ed è pazzesco, guardate che è imponente, cioè, è una figata. Qua ci sta il Marchese di Pentidattilo. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, ben arrivato. Cos'è questo posto? Tutto legno, vedo. Sì, questo è il mio Gettistica. negozietto. Sì, questo è il mio negozietto. Noi facciamo un intaglio particolare con questo coltellino che viene riprodotto come facevano i pastori. Quindi ci ricostiamo il coltello con un corno di capra e una lama d'acciaio e poi, come vedi, intagliamo tutte queste cose. Dai bracciali, orecchini, facciamo anche le cose più antiche. Questi sono i famosi timbri per il pane. Quando c'era quindi l'unico forno in paese, le donne, per riconoscere quello che portavano a cuocere, mettevano un timbro proprio della famiglia. Io mi chiamo Giusina. Ok, piacere intanto. Piacere. Carlo, piacere. Piacere. È gentilissima. Grazie. E questo niente, è il mio negozietto che condivido insieme ad altre persone. Passi il tuo tempo qui? Passo il mio giusto? tempo qui, sì, cerchiamo di mantenere vivo questo paese, anche fuori, quindi come vedi dalle piante, tutto quello comunque di, fra virgolette, pulito e ordinato, ce ne occupiamo sia io e sia comunque tutte le altre persone che hanno qui i negozietti. E com'è vivere, diciamo, qui, lavorare e stare qua su? È una cosa bellissima perché comunque, come vedi, c'è un panorama stupendo, Sì. quindi sono molto fortunata a lavorare qui e mi piace tantissimo. Ci credo in questo posto e quindi mi piace. Bene. Da quant'è che fai questo lavoro? Sono qui da quasi 14 anni
Sono arrivata, diciamo, ecco, quasi per caso, poi mi è stata data comunque l'opportunità e quindi l'ho presa al volo e sono rimasta. Cos'è il cambiamento nella tua vita? Oddio. Cos'è il cambiamento? Il cambiamento è quando non sei più felice Mhm. di fare una cosa. Sì. Non volevo fare una vita infelice e quindi comunque ho scelto appunto questo lavoro perché mi rende felice, sono sempre grata perché la parte più bella del mio lavoro è che incontro gente da parte di tutto il mondo e quindi mi piace comunque raccontare sia gli antichi mestieri ma comunque perché ci crediamo comunque in questo posto. Quindi il cambiamento è proprio quello. L'ho scelto, una Hai cosa scelto. bellissima di venire qui a lavorare in questo posto fantastico. Bravo, grazie. Grazie a te. Ciao! Scusi, si può andare su di qua? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Posso chiederle chi è quest'uomo qua, Gaetano? San Gaetano Catanoso? Eh. San Gaetano Catanoso, il papà era nativo di Pentidattilo. Lui è nato a Coria San Lorenzo, a 8 km di qua. Ok. La prima chiesa che ha avuto lui è questa qua, è rimasto 18 anni. Io vivevo qua sopra, che abbiamo fatto più o meno il Sanselletto come era una volta. È per ricordare quella stanza che ho Sì, visto. Ah, sì. ok. E dopo lui ha finito santuario a Reggio e Sora Veronica è morta là. Ha fatto 2 miracoli e l'hanno fatto santo. Una volta questa bottega era la stalla di San Gaetano Catanoso, che c'è per ricordo Vedere? l'anello, Che è quello che usavano... sì, che attaccava l'asino qua. Ah, sì, perché si spostava con l'asinello. Sì, lui. sì, Ah, ok. a questo tempo sì. Ho capito. E ho notato che c'è scritto Pentedattilo e Penti. Perché sta Sì. cosa? Allora, Cos'è? Pente è il nome giusto in italiano, Pente? Pente, Ah, Pente? 5, Ok. e Penti in dialetto calabrese. Ah, però perché tipo su Google Maps, cercando, era È Penti. scritto Penti. Hanno tenuto quello Tante originale. parti, sì. Però il Le cartello hanno messo le Pente. cartelle- No. Sono certe cartelle Pente e certe cartelle Ah, Penti. pensavo fosse un errore perché ho visto No, era no, un non è Ah, un no. errore. C'è il L'hanno suo fatto perché. così da tanto tempo e è rimasto così. E lei gestisce qui da quanto tempo? Da quando sono andato in pensione, dal 2007 che sono qua. Ma non è italiano lei? Sì, Sì? Ha un accento un po'... Sì, sono calabrese. Dopo guerra, come tante calabrese per il Molto lavoro, fuori. sono spostato in Francia. Ok. Io sono nato e cresciuto in Francia. Ah, Però di origine siamo tornati in pensione, sono tornato qua sei perché proprio abbiamo, di Pentidattilo? abbiamo la casa dei nonni e genitori, dunque approfittiamo di dare una mano al paese. Certo. E qual è stato il suo più grande cambiamento nella vita? Per me la più bella cosa è qua. Sì, Sì, tornare sì. qui è stato Sì, sì, sì. la cosa più bella. Non vedevo l'ora di andare in pensione io. Riprenderti un po' di vita Sì, che ormai... dopo 38 anni di cantiere, su quei Immagino. cantiere, dunque sono 3 abitanti che sono qua. Stabili. La signora Rossella, che lei è di Viterbo, e sono Viterbo. una quarantina d'anni che è qua. C'è un ragazzo di colore che ci dà una mano agli Ah, animali quello che lavora dietro. qua su, sì. E c'è la signora Daniele che oggi non c'è, che lei è di Reggio. Noi una volta abbiamo fatto Capodanno così. In maniche corte? Sì. Pazzesco. Infatti stamattina... Abbiamo visto la neve 2 volte in 40 anni. Ma qua Ma proprio? così, Qui? Così. Faccio Guarda. vedere. Questo è di più di 40 anni indietro. E questo è il parcheggio, che Sì. ancora non era fatto il parcheggio, La non ringhiera, c'era la ringhiera, niente. C'era solo il pianale così Eh. e basta. Guardate farfalle, quante. Pieno, pieno, pieno. Ciao. Ciao, piacere. Riccardo. Maca. Maca? Maca. Abiti qui da quanto? Io abito a Pendidatilo massimo 3 anni o 4 anni. Ok. Sì. E com'è stato arrivare qui in Italia? Come sei arrivato qui in Italia? Arrivato in Italia con barca Da dove? Libia. Libia? Sì, Libia. Però sì. tu non sei della Libia, originario. Io originario Mali. Ah, Mali. Mali, sì. Ok. Sì, sì. Per te che cos'è il cambiamento?
Importante questione. Sì. Secondo me è importante il fatto dove vai a vivere, si piace, si vive bene, è bene. Io vivo a Penditatilo, secondo me io bene. Molto Non c'è- bene. Molto bene, tranquillo. E ti piace? Molto piace, sì. Ho trovato un altro lavoro con le altre persone, fai tutto. Fai tanti lavori. Tanti lavori, sì. E mi ha detto che ci sono delle capre qua su. Sì, capre. Come fai ad andare su sopra questa montagna? Eh, È molto ripida. Molto... Dove le porti? Fino a sopra? Fino a Arrivano? sopra, sì, fino a sopra tutto. Davvero? Sì. Le capre vanno ovunque loro. Anche io Anche sale, tu? anche io Fai sale scalata? con- molto, molto. Bravo. Molto pericoloso, si sale piano piano. Allora pian piano state anche sistemando Sì, questo sì, luogo, sì, questo sì, borgo. sì, sì. E qua oggi cosa stai facendo allora? Oggi caricare con il camione, Mhm. con il tira. Sì. Sì. Togliete il materiale? Sì, E qua cosa avete in mente di fare dopo? Una volta che... Boh, non lo so, sì, signora ha fatto un altro nuovo casa, no, boh, non Ah. lo so, sì. Penso che lei ha fatto un altro casa nuovo. Hai un sogno nella vita? Adesso, un desiderio. Qual è il tuo desiderio ora? Ma Non sai. non lo sai, non lo Vivi so. molto la giornata? Demande con Dio, sì, Dio ha dato Mhm. buona fortuna, Sì. perché è importante, sì, Dio ha dato buona fortuna, tutti buono. Perché se saluta non è buono, Ah. quale sì bisogna è impossibile fare. Fare. Se saluta È buona, puoi anche fare. fai, E vivere non c'è bene. vivere bene. Certo. È importante salute. Sì. È importante il giovane fare con il lavoro, perché se fai il lavoro, imparare il lavoro studiato è importante, perché se non è studiato, non piace il lavoro, vai a rubare, non Certo. va bene. È importante il giovane imparare studiato, imparare il lavoro. E tu hai già visto tanta gente rubava? Sì, Ah, sì. non è importante fare il lavoro, fare studiato, Certo. tanti cose. Ti ringrazio, Maca. Prego. È stato un piacere. Grazie, Grazie. grazie per te. Ghost. Come ti chiami? Giorgio. Giorgio, Riccardo, piacere. Allora, parliamo un po' di fantasmi. Questo fatto qui che vi racconto adesso è accaduto 32 anni fa a una coppia di Reggio Calabria. Sono arrivati qui che erano ancora fidanzati, era una mattina di settembre, non c'era un'anima viva quel giorno, ma soprattutto quel giorno non c'era un filo di vento. Quelle giornate calme, piatte, entrano in una di queste case abbandonate e trovano un armadio, un lettino e un comodino. Lui apre sto cassetto, trova una fotografia. Le foto d'epoca, quelle fatte in bianco e nero, questa foto rappresentava una coppia di sposi giorno di nozze. Sai le foto una volta, tutto per... Disse, guarda, Sì, tutti Ah, in poveri in foto, posa, no? me la prendo, la fidanzata. Che prendi, che tocchi, dice. Lasciala lì, un domani sta famiglia potrebbe anche tornare. Fa lui, torna. Non c'è nessuno, chi torna? Sentimi a me, non la toccare. Alla fine che fa lui? Prende sta foto, ragazzi, se la mette in tasca, si fanno il giro del paese. Arrivati giù in piazza dove sono le macchine sotto, ormai erano a 5 metri da macchina, 5 metri. All'improvviso si azzona a botta di vento. Un tornado, non c'era una nuvola. La foto stacca dalla tasca e inizia a fare 4-5 metri in aria e poi calava. Come calava il vento, andavano per raccogliere sta foto, boom, si alzava il vento. 3 volte è successo, La terza e ultima volta la foto che fa, come si alza, arriva giù dalla parte del burrone dove c'è la fiumara sotto, lì non arrivi perché la t'ammazzi. In quel momento marito e moglie mi hanno giurato sulla loro mamma. Giorgio, ti giuriamo sulle nostre mamme, mi devi credere, con l'occhio così. La foto, come toccò terra lì, dove non potevamo raggiungerla, a toccare terra, stop vento. La foto da qui non doveva uscire. Dice che il viaggio di ritorno è stato un viaggio molto silenzioso, mentre guidava lui sudava freddo. Come diciamo noi, cacci, vinni, un cagazzo. Li ho conosciuti per quanto riguarda questa piccola bottega, perché gli hanno regalato una delle calamite che fa mia moglie. Segui, te le faccio vedere. Questa casa qui l'abbiamo riaperta dopo 30 anni chiusa, 2 anni fa.
Per diventare su diventerà un bread and breakfast. Ok. Sotto invece è un piccolo laboratorio. Attento alla destra. Sì, permesso. Mia moglie sarebbe questa signora qua che vedi qua in questa foto. Vediamo. Si chiama Domi Pizzi, lei è l'artista. Ok, bella donna. Guarda che calamita ha fatto mia moglie. Vediamo. Abbiamo la cozza. Ah, È originale come calamita, vuole un po' di tempo per farla, però la fa e fa perfetta. Vedi sì, qua. sì, sì. Poi ha fatto i gattini, visto che già siamo nel paese dei gatti, i gattini così, così, in questo modo. Sì. Abbiamo anche i francobolli, i figli d'India. Cucchiaio. Addirittura ha fatto una con la sabbia. Questa qua. Come se si tocca la roccia, molto particolare anche questa qua, vedi? Per chi ama la calamita. Poi è una bottega con un'esplosione C'è di un po' di colori. tutto. Ma questi qua vengono fatti a mano da tua Tutto mia moglie, lei compra il pezzo trasparente e poi lo va a decorare. Ma tu sei di qui? Il Regino Puro Sangue, Regino. Ah, ok. E quindi diventa poi pezzo unico, vedi? E i quadri li fa soprattutto quando piove. Purtroppo in Calabria piove poco, dove siamo noi, Sì. e quindi il quadro è un po' raro. diciamo. Ne fai 2 all'anno. Abbiamo anche i famosi portachiavi di un certo livello, vedi qua. Bello. Molto originali anche questi qua, piacciono al pubblico. È un po' di tutto, ma le botteghe sono nate, come penso ti hanno detto su, per tenere in vita il paese. Sì. Una volta la gente saliva, ma qui non c'era C'era più niente. nessuno. Anche a ricordarti dove siamo, cosa siamo. Certo. La roccia, ricordati, è alta 271 metri. Io e mia moglie eravamo prima su, 10 anni eravamo su. Abbiamo scelto questa qui che è molto più grande, perché le altre sono un po' più piccoline, se ti sei accorto sono una stanza. Questa è già un corridoio, Sì, quindi sì, già più- possono più entrare più persone contemporaneamente. E questo ci fa piacere anche perché siamo all'inizio e spesso io faccio l'accoglienza a chi arriva a trovare questo borgo. Lo vedo. Giusto. Lo sai fare bene, lo sai fare bene. Qual è stato il suo più grande cambiamento nella vita? Poi tra l'altro ti cambia un po' la vita, ti ruba un po' tutto, perché poi è come se questa è una fidanzata che non vuole lasciare mai da sola. Ti innamori del posto, ti innamori della storia e anche delle persone che ci vivono. Effettivamente è un borgo in cui noi ci crediamo fortemente al recupero e siamo convinti che nel tempo lo conoscerà un po' tutto il mondo. Sì, è bello, può essere bello un luogo, un posto magico come questo borgo, questo piccolo borgo che sta provando a rinascere. Però la cosa affascinante è vedere l'anima di queste persone, l'energia di ogni persona, coloro che ci abitano, che vivono e che provano a creare qualcosa per cambiare le cose, oltre a cambiare anche se stessi. Ecco perché è fondamentale creare, fare, agire, muoversi nella vita. Grazie Pentidattilo. E per me è stato un grande onore vedere questi luoghi e parlare con queste magnifiche persone.